Ciao a tutti. Avrai già avuto modo di constatare che i messaggi di un narcisista sono sempre di stampo manipolatorio, come farti sentire in colpa, colpevolizzandoti di cose inesistenti, simulando di aver sbagliato ad inviare un messaggio, insomma ogni pretesto è buono per farti cadere nella sua trappola, confondendoti emotivamente. In questo video ti propongo alcuni trucchi per prenderti gioco del narciso, mediante dei messaggi emozionali ambigui, ponderati e frizzanti. L'obiettivo di tutto ciò è quello di destabilizzare e mandare letteralmente in confusione il narcisista. Ma non solo. In questo modo potrai difenderti con astuzia e abilità dai suoi tentativi di manipolazione e chissà forse puoi ottenere un po' del suo rispetto. Ora ti metterò a disposizione una serie di risposte che potrai tenere a portata di mano, nel momento in cui non saprai cosa e come rispondere a un messaggio del narciso. Bene, iniziamo e divertiamoci. Oggi non possiamo vederci perché ho un appuntamento molto importante, mi farò viva io. Nel nostro rapporto ci sono troppi malintesi e mi chiedo come fai a non accorgertene. Anche se ci stiamo frequentando, non significa che io debba chiudere con il mondo intero. Nella mia vita ci sono troppe persone importanti, non esisti solo tu. Dare sempre la colpa a me denota una certa immaturità da parte tua. Forse è meglio che ci prendiamo una pausa. Io sto bene, grazie. Ho riscontrato in te una cosa che mi lascia perplessa, ma ora non è il momento adatto per parlarne. Scusa, ma ora non ho tempo per messaggiare con te. Ho incontrato per caso un mio caro amico e ho scoperto che è diventato un grande manager. Lo apprezzo e lo ammiro molto. Visualizza il messaggio e non rispondere. Rispondi con un sì o con un no. Fortunatamente non ho solo te con cui parlare e poter contare. Ho notato in te comportamenti molto infantili e mi infastidiscono parecchio. Mi dispiace molto, ma tu non sei stato invitato a quel party. Io ci vado comunque perché dopo la nostra ultima litigata sento proprio il bisogno dei miei spazi e di incontrare i miei amici. Sei piuttosto noioso, non credo proprio di volere una persona così prevedibile e morta dentro accanto a me. Non ho più intenzione di discutere con te. Ciao. Il mondo non gira attorno a te. Ora scusami, ma ho altro da fare. Tali risposte ai messaggi del narcisista avranno un forte impatto su di lui, tanto da sentirsi completamente rifiutato, oppure in alcuni casi potrebbe addirittura autoconvincersi che è solamente un gioco che tu stai attuando. Sta di fatto che verrà avvolto da una serie di emozioni, come ad esempio frustrazione, rabbia, confusione, irascibilità, sconforto, depressione. D'altra parte il narcisismo non è altro che una maschera per nascondere l'insicurezza, la fragilità e la mancanza di autostima. Naturalmente il mio consiglio è sempre lo stesso, ossia attuare il no contact. La cosa fondamentale è diventare consapevoli di avere a che fare con un soggetto disturbato e troppe volte anche pericoloso per la propria incolumità. Non devi stupirti davanti al fatto che lui o lei non riesce ad apprezzare la tua persona, poiché, come ripeto, il narciso e la narcisista sono rotti dentro e non puoi fare nulla per loro. Le persone non cambiano e tantomeno i narcisisti. La sola cosa sensata che puoi fare è prendere posizione per te stessa, ignorandolo e voltando pagina. E tu cosa ne pensi? Hai avuto qualche esperienza di questo tipo? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.